Ciao amici e bentornati sul mio canale. Oggi mi sento un po' il signore dei robot perché questa recensione va un po' a approfondire alcuni robot che normalmente vengono un po' lasciati da parte durante i test dei robot pulitori, ossia i robot pulitori di fascia media economica. Ormai anche queste tipologie di robot hanno raggiunto una qualità molto efficace sia per quanto riguarda il lavaggio che la pulizia, per cui non è più necessario comprare dei robot pulitori da oltre 1000 euro per ottenere un buon risultato, anche perché a breve partiranno le offerte del Black Friday. Questo video ovviamente è in collaborazione con Roborock, uno dei brand leader nel settore e che ha ottenuto più vendite per quanto riguarda i robot pulitori. E sempre in questa recensione vi darò più o meno la fascia di prezzo e soprattutto perché ambiente e abitazione sono consigliati, perché non è sempre vero che quello più costoso sia quello più adatto, ma alcune volte un buon rapporto qualità-prezzo vi fa ottenere dei buoni risultati facendovi risparmiare qualche soldino dal vostro portafoglio che male non fa. E tra l'altro su questi modelli mi hanno anche dato un codice sconto LucaTache per farvi risparmiare un ulteriore 5%. I modelli che andremo a recensire sono il Curevo S5V, il Q7 M5, il Q7 L5 Plus e il QV35A. Sono tutti dotati di connessione Wi-Fi, per cui potrete utilizzarli sia per mappare tramite l'otturetta LiDAR, ma anche per farli pulire direttamente da remoto tramite il vostro cellulare. E alla fine, se sarete interessati, vi lascerò il link in descrizione di tutti questi modelli per portarveli a casa al minor prezzo possibile. Sigla e partiamo con la recensione. Partiamo l'analisi dal modello più economico della serie Roborock, il Q7 M5. Le sue caratteristiche da aspirazione però non sono affatto male perché è piccolino ma potente, ha addirittura un'aspirazione da ben 10.000 pascal. E se ci pensate, già nel 2023 e inizio 2024 normalmente i robot top di gamma arrivavano al massimo a 8.000-10.000 pascal e sicuramente con l'arrivo del Black Friday lo potrete anche portare a casa ad un prezzo inferiore ai 200 euro. Prezzo best buy per quanto riguarda un robotino entry level. È già dotato di torretta LiDAR, caratteristica non così scontata per un robotino di questa fascia di prezzo. Sono ruote ammortizzate e tassellate che gli permettono di superare ostacoli anche fino a 2 cm. Sono presenti due spazzole, una laterale e una centrale, entrambe sono anti-groviglio, funzionano in simbiosi così da coinvogliare tutta la polvere nella parte centrale dove è presente l'aspirazione. E tra l'altro la potete anche estrarre per la pulizia periodica, vi basterà rimuovere il case e tirarla via direttamente dal robottino. Procedura, come avete visto, che si riesce a fare in meno di 5 secondi e questa che vedete è la bocchetta d'aspirazione perché tutta la polvere che viene aspirata va a finire direttamente in questo contenitore e per svuotarlo vi basterà schiacciare questo tastino così da scaricare tutta la polvere che ha tirato su all'interno del cestino. E la cosa molto interessante è che la tecnologia anti-groviglio ha funzionato perfettamente perché non c'è nessun capello che è rimasto impigliato nella spazzola, sia in quella centrale ma anche in quella laterale. Questa è la ruota omnidirezionale ed è anche dotato di 3 sensori anticaduta che gli permettono di pulire in perfetta tranquillità anche se avete una casa su più livelli. È dotato anche di un secondo contenitore dell'acqua, ci potete anche aggiungere qualche goccia di detersivo, l'importante è che sia compatibile per quanto riguarda l'utilizzo dei robot pulitori. Il lavaggio viene fatto tramite questo panno, è un classico panno non vibrante che potete anche rimuovere dal robottino perché ha un incastro di tipo magnetico, per cui molto comodo e pratico per quanto riguarda la pulizia ed essendo una modalità di lavaggio molto semplificata viene ridotto al minimo il rischio di problemi o malfunzionamenti, anche perché per lavare questo panno è molto semplice, vi basterà rimuoverlo dallo strap, mettere in lavatrice e riattaccarlo per il lavaggio successivo. Perfetto per essere utilizzato da qualsiasi persona che magari non sono molto afferrate nella tecnologia. In pochi semplici passaggi avrete rimontato il robottino. Per cui devo dire che sono rimasto veramente stupito per la semplicità di funzionamento e tra l'altro tramite l'applicazione potete anche scegliere se fare aspirazione e lavaggio o solo aspirazione. E come consiglio aggiuntivo vi informo di rimuovere il panno nel caso optate solo per l'aspirazione, così da non sporcarlo inutilmente. È consigliato magari a chi abita su un monolocale o bilocale oppure a un ufficio come ad esempio il mio dove registro
con una metratura non superiore ai 30-40 metri, non perché lui non abbia capacità di pulire anche superfici maggiori, ma sicuramente per un ambiente così piccolino è sprecato spendere 500 o anche 1000 euro per un mega pulitore professionale, ma è più che sufficiente per ottenere una buona pulizia anche un modello come questo, e lo potrete utilizzare magari tutti i giorni nella modalità aspirazione e una volta o due a settimana nella modalità lavaggio. E tutti questi modelli hanno anche la versione set con degli accessori aggiuntivi. Se opterete per il Q7 M5 avrete 3 mop aggiuntivi. Per quanto riguarda invece l'L5 Plus avrete addirittura 2 sacchettini per la polvere, che in totale sono 3 con quello già presente nella DockStation. Stessa cosa per la versione set del QV35A, in cui avrete anche in questo caso 2 bellissimi sacchetti aggiuntivi. E questo alla mia destra invece è il Q7 L5 Plus, che a differenza del modello precedente è dotato di DockStation. Non la classica DockStation di grandi dimensioni, è presente esclusivamente il sacchetto della polvere. Alla fine del suo ciclo di pulizia andrà a spostare tutta la polvere dal contenitore presente nel robottino al sacchetto della polvere, ed ha una capienza di 2,7 litri che è pari anche agli altri modelli Roborock che costano più di questo modello. Ha un'aspirazione leggermente meno potente rispetto all'altro modello, qua siamo intorno agli 8000 pascal. I 2 pulsantini, il ritorno all'home e il tasto d'accensione ed avviamento della pulizia, e la parte inferiore del Q7 L5 Plus ha le stesse caratteristiche e morfologia del Q7 M5 che abbiamo visto in precedenza. Questo robottino lo consiglio per gli stessi ambienti e le stesse tipologie di pulizia di questo Q7 M5, con la differenza che grazie alla DockStation non sarete obbligati ogni 2-3 pulizie a svuotare il contenitore della polvere, ma vi basterà farlo anche una volta ogni 2-3 mesi cambiando direttamente il sacchetto della polvere. E anche questo robottino è dotato di contenitore interno con doppia funzione. Nella parte superiore c'è il vano della polvere, ovviamente di dimensioni minori rispetto all'altro, perché come sapete questo periodicamente va a scaricare nella DockStation. E la parte trasparente è la zona in cui andrete a inserire l'acqua. Vi basterà anche in questo caso aprire questo tappino e riesce a contenere ben 280 mm d'acqua. Viene venduto normalmente intorno ai 360-380 euro, ma attualmente con l'arrivo del Black Friday sicuramente potrete acquistarlo anche sotto ai 300 euro. Per cui vi ricordo anche in questo caso di guardare bene le offerte dai link che vi ho lasciato nella descrizione di questo video. Questo modello che vedete alla mia destra è il QV35A ed è uno dei robottini che attualmente ha il miglior rapporto qualità-prezzo per quanto riguarda i robot multifunzioni. Ha un prezzo di lancio di 580-590 euro, ma probabilmente durante il Black Friday potrete trovarlo anche ad un prezzo inferiore ai 400 euro. E onestamente tra tutti i robot che sono andato a testare in questa recensione, forse questo è quello che mi ha stupito maggiormente per rapporto qualità-prezzo. La stazione è dotata di doppio contenitore, uno dell'acqua sporca con una capacità di ben 3,5 litri e l'altro dell'acqua pulita con una capacità di ben 4 litri. E per quanto riguarda la polvere, il sacchettino è custodito all'interno di questo case, è il classico sacchettino da 2,7 litri, per cui molto capiente, e questa base ha anche la funzione di lavaggio e di asciugatura dei mop. Per quanto riguarda il sotto della base è anche utile che sia estraibile questa piastra di lavaggio, così periodicamente la potete anche pulire, perché ovviamente col passare del tempo, man mano che i mop vengono puliti, può essere che rimanga qualche residuo proprio su questa superficie. E l'estrazione della piastra è un bel vantaggio, perché ho recensito altri robot competitor che non avevano questa possibilità, perché dovete chinarvi e piegarvi per pulire direttamente tutta quest'area, problema che con questo Roborock sicuramente non avete. E voglio aprire anche una menzione sulla Roborock per quanto riguarda l'applicazione, perché è un'applicazione che sto usando quotidianamente per quanto riguarda i robot che ho lasciato a mia madre e anche durante il test di tutti questi robottini per questa recensione, e devo dire che è ben strutturata, non ho mai trovato difficoltà, la mappatura è chiara, la potete completamente personalizzare. Altra funzione molto utile dell'applicazione è che vi riesce a avvisare in tempo reale quando necessita di manutenzione il robottino, oppure quando è arrivato il momento di cambiare o sostituire i componenti. E in questo modello sono presenti, a differenza degli altri due che abbiamo appena analizzato, i 2 mop rotanti, che aiutano ovviamente ad aumentare la qualità del lavaggio. Sono semplici da rimuovere perché sono a incastro magnetico e li potete anche
staccare direttamente dalla base circolare, perché anche in questo caso sono attaccati con lo strap, riescono a girare a una velocità di 200 giri al minuto, per cui un'ottima capacità di rotazione. E se avete dei tappeti non vi preoccupate, perché questo robottino ha anche la protezione tappeti, infatti quando passerà sopra un tappeto alzerà il mop di circa 1 centimetro. Il classico bumper che ormai è presente in tutti i robottini, che serve a proteggere sia il robottino che anche il vostro mobilio. Come potenza di aspirazione siamo sugli 8000 pascal come il Q7 L5 Plus, e anche in questo caso sia la spazzola laterale che quella centrale sono sempre antigroviglio. E questo che vedete è il sensore ultrasuoni dei tappeti, così quando vengono rilevati alzerà i mop di 1 centimetro. Questo modello lo consiglio a chi ha un'abitazione anche di ampie metrature e non vuole fare la procedura manuale per quanto riguarda il lavaggio del panno, perché infatti nei modelli precedenti, anche se la modalità è molto semplificata, va fatto manualmente, e invece in questo modello viene fatto in maniera automatica dalla DockStation. Probabilmente per il 70 e 80% dei casi questo modello sarà già sufficientemente completo per le vostre esigenze. E questo è l'ultimo robot di questa carrellata, il Curevo S5V. Tra l'altro questo modello, che ho recensito tempo fa sul mio canale, l'ho dato in regalo a mia madre. Come ti sta pulendo la tua abitazione? Benissimo, pulisce bene, in modo automatico, non devo far nulla, fa tutto, ci pensa lei, tira su la polvere, lava. Di la verità che eri un po' restia sui robottini, dicevi no, ci penso io, pulisco io, me la passo via, ma adesso come si sta dopo aver fatto l'upgrade? Adesso non ne posso fare a meno. E questo era il feedback di mia madre, e adesso torniamo alle differenze col QV35A. A partire dall'asciugatura dei mop con aria calda a 45 gradi. È una procedura per me molto interessante, perché con alte temperature sia i germi che i cattivi odori vengono sicuramente ridotti, caratteristica da non sottovalutare se avete anche bambini piccoli. Un'altra differenza di questo Curevo S5V è che uno dei due mop ha il braccio estensibile, che si allarga durante il lavaggio, così da pulire perfettamente anche gli angoli del battiscopa. 12.000 pascal di potenza di aspirazione, ben 4.000 pascal in più rispetto al modello precedente. La differenza principale, oltre al mop estensibile, consiste anche nella doppia spazzola centrale, perché optando per 2 spazzole si ottiene un maggiore flusso della polvere verso l'interno dove c'è la zona di aspirazione, e anche un'ulteriore diminuzione del groviglio. Se ci pensate, questo modello, che viene venduto intorno ai 700 euro, ha praticamente tutte le funzioni dei robot top di gamma con un prezzo nettamente inferiore. E anche questo modello andrà in offerta durante il Black Friday, per cui se sarete fortunati lo potrete portare a casa anche sotto ai 600 euro. Spero che questa recensione vi sia stata utile e soprattutto vi abbia dato una mano per capire qual è il robot pulitore più adatto per le vostre esigenze. I link di tutti questi robottini ve li ho lasciati in descrizione nel primo commento di questo video. Vi auguro un bellissimo Black Friday pieno di offerte e di risparmi. Mi raccomando, ricordatevi il codice LucaTache per avere il 5% di sconto. Vi saluto e vi do come sempre appuntamento al prossimo video. Ciao!